Questa volta avete esagerato, è l'ultima goccia, la nostra vendetta non tarderà ad arrivare. Tremate! Ma quei maledetti teppisti non ci fanno nemmeno iniziare a parlare. Ma io non... Siamo in onda, Max, siamo in onda. Oh, ops, scusate. Benvenuti amici dei motori, nuovo appuntamento con il Race Car Tournament. Questa settimana la seconda e ultima semifinale che va a completare la griglia per la finalissima di sabato prossimo. State vedendo Top Driver in compagnia di Stinky e Max Power. Grandi avventure, ospiti importanti a Picco Serpente. Se volete conoscere l'amico di oggi, continuate a guardarci. Ma prima mettete un like, iscrivetevi e date uno sguardo in descrizione per maggiori dettagli. Senza troppi indugi, diamo il benvenuto al mitico e insuperabile Billy Bully. Grazie per essere qui con noi. Grazie Max Power e Stinky. Qui è Billy Bully che vi parla in collegamento del circuito Crazy Race. Oggi ne vedremo delle belle a Picco Serpente con questa seconda semifinale dell'RC Tournament. Ma prima di entrare in modalità belva ho da fare un annuncio. Sì signori, credo che sia arrivato il momento di mettere le ruote all'auto di Stinky. La cosa si stava facendo un pochino imbarazzante e così, offerte dal Crazy Race, un treno di gomme performanti sono in viaggio dirette per Picco Serpente. E allora ragazzi, a voi la parola e voi pubblico state pronti perché tra poco ci vedremo sulla griglia di partenza. Prima di passare alle gare vere e proprie, vogliamo presentarvi i 4 sfidanti. Per il team Fairlane abbiamo una Ford GT40 con la sua colorazione celeste. Presentiamo Nuvola, guidata dal pilota italiano Otto Volante, un concorrente temibile. Scorriamo avanti con l'americano Chris Cross, alla guida di una Ford Mustang Fastback davvero vintage. Un po' a sorpresa si gioca un posto per la finale, sempre per il team Fairlane. Non sarà un osso morbido? Terza auto in gara è una Ferrari. Maria Felice guida Grasshopper per il team Wild Nature. Questa Ferrari 355 ha davvero una marcia in più. Immaginiamo solo lontanamente cosa potrebbe accadere oggi in pista. Ultima vettura, il pilota di casa di Picco Serpente, Franco Rame, alla ricerca di un pass per la finale. Sicuramente non si farà mettere i temi in testa. Presentiamo la Chevrolet Chevelle SS del 70, nome in codice Copperhead per il team Ultravalvole. Applausi scroscianti. Veloce sguardo al tracciato e linea al supersonico Billy Bully, che ci guiderà tra le curve sinuose di Picco Serpente con una telecronaca da adrenalina pura. Grazie ragazzi, tutto è pronto qua sulla griglia di partenza per questo primo round del RC Tournament, le semifinali. Prima posizione partendo da sinistra, Otto Volante con Nuvola del team Fairlane. Seconda posizione Chris Cross con The Tower. In terza posizione, seconda fila sulla destra, la Ferrari 355 con la bellissima Maria Felice, e sottolineato da un applauso plateale del pubblico. In quarta posizione Franco Rame con la sua Copperhead, che è stata preparata a puntino dall'officina Ultravalvole, che grazie alle prestazioni di questa vettura sta guadagnando fama nel mondo dei preparatori. Sale il rombo dei motori, siete in modalità belva, verde, partiti, partenza fulminea per questi piloti, ma è Otto Volante in testa, attaccato negli scarichi Chris Cross, vita dura per Franco Rame che ci prova all'esterno in questo momento e guadagna la terza posizione. Otto Volante velocissimo, taglia il traguardo, sportellate per la seconda posizione, arriva il fotofinish, intanto chiude Otto Volante con 7 secondi, 767 millesimi, e andiamo a vedere il fotofinish. Franco Rame sotto l'applauso di un pubblico incredibile, tutti in piedi. Franco Rame ha portato via la seconda posizione con un fotofinish sensazionale. Ecco la regia che prontamente ci propone le sovraimpressioni qui del primo round. Nuvola con 5 punti al primo posto, seconda posizione per Copperhead 3 punti con un arrivo spaziale, terza posizione per Tower con 2 punti e 1 punto per Grasshopper. E siamo ancora qua sulla griglia di partenza, pronti a partire in modalità belva qui per questo secondo round. Cambia lo schieramento, in prima posizione a sinistra Francesco Rame, che deve approfittare di questa posizione per portare punti preziosi. Seconda posizione per Otto Volante, che sente la vittoria in tasca. In terza posizione, seconda fila sulla destra, Chris Cross, ancora incredulo per aver perso la seconda posizione nella manche precedente, e in quarta posizione si deve rifare un pochino le unghie, deve tirare fuori gli artigli Maria Felice con la sua Ferrari. Fuoco e fiamma che escono dagli scarichi, aspettiamo la partenza.
luce verde, partiti, lotta serrata per questi primi metri, Franco Rame che guadagna la prima posizione, incredibile, Maria, manovra Fast and Furious, si gira quando negli occhi volati che partiva la posizione, intanto taglia il traguardo, Franco Rame si ribalta la posizione, un manicomio qui a picco serpente, punto fermo, 7 secondi, 586, chiude Franco Rame, andiamo a vedere che cosa è successo nel replay, attenzione, guardate, manovra incredibile, Maria a 130 km/h si gira e guarda negli occhi con uno sguardo intrepido a Otto Volante che gli fa l'occhiolino, gli porta via la posizione, poi emozionato, adesso tagliano il traguardo, si ribalta, arriva Maria come un regolamento di conti, gli sfonda la macchina e qui si chiude così un round incredibile qua a picco serpente. Allora andiamo a vedere il punteggio. Questo secondo round sta mettendo un po' di pepe a questa competizione, vediamo Copperhead che ha guadagnato 5 punti, seconda posizione per Nuvola 3 punti grazie anche alla spinta di Maria, terza posizione per Grasshopper 2 punti, quarta posizione chiude Tower con 1 punto, andiamo a vedere i parziali, Copperhead e Nuvola prima e seconda posizione a 8 punti e ancora parità di punti tra la terza e quarta posizione tra Grasshopper e Tower con 3 punti in classifica. Signori, con questo terzo round si fa il giro di boa per questo RC Tournament, le semifinali combattutissime qui a picco serpente, andiamo a vedere lo schieramento di partenza. Maria Felice occupa la prima casella con la sua Ferrari 355, strada libera per lei, punti preziosi che potrebbe portare alla sua classifica. In seconda posizione, sottolineato da un applauso plateale, è Franco Rame. Nuvola che occupa la terza posizione è scomoda ma deve giocarsi il jolly con la sua GT40, invece non sta brillando. In quarta posizione The Tower per queste semifinali che gli sono un pochino strette. Tutto è pronto sulla griglia di partenza, mettetevi comodi sul divano, lasciate il cinturino di sicurezza perché siete in motore del bello qui con Billy Bulli, via partiti, la Ferrari di Maria tira fuori le unghie, guadagna la prima posizione, arriva di prepotenza Franco Rame delle retrovie che esce fortissimo dalla Mamouche e si presenta sulla retta d'arrivo, e lui che taglia il traguardo in questo momento, seconda posizione per Maria, terzo Otto Volante e chiude Tower in leggero ritardo. 7 secondi, 110 millesimi il tempo per concludere questo giro per Franco Rame con la sua Copperhead. Andiamo a vedere le sovraimpressioni per questo terzo round, quali sono i punteggi. Prima posizione Copperhead guadagna 5 punti per questa gara, seconda posizione Grasshopper 3 punti, terza posizione Nuvola 2 punti e il ritardatario Tower in quarta posizione 1 punto. I parziali parlano chiaro, prima posizione per Copperhead con 13 punti, seconda posizione seguita a ruota c'è Nuvola con 10 punti, terza posizione Grasshopper 6 punti e chiude quarta posizione Tower con 4 punti. Tutto il pubblico in piedi per questo final round del RC Tournament qui a Picco Serpente, bandiere che sventolano, si respira adrenalina e aria di campioni. Oggi Max e Stinky mi hanno passato veramente una patata bollente ed ecco questo grande ruggito che esce dagli scarichi, questo sound che colpisce al cuore tutti gli appassionati di motori di alta velocità venuti da tutta Italia qui a Picco Serpente, che scatta il verde, partenza fulminea per tutti i piloti, arrivano giù la curva e salto, botta incredibile, Franco Rame, ma si dà una gara avanti, attenzione perché The Tower si riscatta, esce dalla curva e arriva il rettilineo, taglia il traguardo in prima posizione The Tower, seconda posizione per Maria, Otto Volante chiude in terza posizione, un DNF per Franco Rame, ma tutti si portano a vedere che cosa è successo, eccolo là, andiamo a vedere il replay. Mamma ragazzi, attenzione, momenti di panico, di paura, botta incredibile, altro che aspirina, e qua Franco Rame che muove il braccio facendo un segnale che sta bene. Ecco che prontamente la regia ci mostra le sovraimpressioni, andiamo a vedere questo final round, andiamo a vedere Tower in prima posizione, inizia a brillare quando la gara ormai è finita con 5 punti, e in seconda posizione Grasshopper con 3 punti, in terza posizione Nuvola porta a casa 2 punti preziosi, e in quarta posizione Copperhead, il nostro Franco, che porta a casa un bel DNF sulle spalle. Ma andiamo a vedere la classifica finale. Copperhead 13 punti in prima posizione nonostante il DNF, ragazzi, grande campione, un boato qui a Picco Serpente da parte del pubblico. Seconda posizione per Nuvola che a ruota con 12 punti si presenta anche lui nella griglia di partenza per la finale. Terza posizione per Grasshopper, 9 punti a pari merito con Tower che è riuscito perlomeno a salvare la faccia. E adesso è arrivato il momento di cedere la parola a Max Power e Stinky. Fantastico! Il nostro speciale ringraziamento a Billy Bully che ci ha onorato della sua presenza. Se volete continuare a seguirlo potete farlo sul suo canale YouTube, trovate anche il suo link in descrizione. Grazie ragazzi, grazie Stinky, grazie Max Power, è stato un piacere portare la mia voce qui a Picco Serpente per questo fantastico evento. Ragazzi, ho ancora i peli delle braccia che ballano la samba. E allora un saluto a tutti voi dal Crazy Race, io sono Billy Bully, pronto a entrare in modalità belva con voi. Ci vediamo alla prossima, ciao! Che gara! Un susseguirsi di colpi bassi, colpi di scena e colpi al guardrail.
Infatti, dopo lo schianto di Franco Rama in gara 4 abbiamo visto staccarsi un costone di roccia dalla parete occidentale. I tecnici sono già all'opera per rimuovere le macerie e riportare il tracciato in sicurezza. Un maggiore approfondimento con Terry Cristallo, già nei pressi della curva del Santo. Per tutte le news, a te la linea! Buongiorno a tutti. Come potete vedere, gli operatori sono al lavoro. Scusate per il rumore, sembra stia arrivando un'auto a tutta velocità. Terry, che succede? Tutto bene? Lasciami andare, fermati! Che follia, mamma! Cosa fanno? Un tizio ha caricato Terry Cristallo in auto e sta fuggendo! È uno scagnozzo della band a Benson! Maledetti! Stinky hai visto? Non capisci, Max? Hanno rapito Terry!